Moltissimi mi hanno chiesto con quale impianto partire per ascoltare i vinili, ma leggendo tra i commenti c'è anche chi tra di voi non ha un giradischi e preferisce invece soluzioni più smart e contenute in base allo spazio che ha a disposizione, e poi magari c'è anche chi vuole fare un miglioramento importante rispetto a quello che già possiede. E allora, in compagnia dei fidati Gianluca Bocci e Audiofilando, riusciremo a soddisfare tutte queste esigenze grazie a un Babbo Natale molto particolare. Ma che mi tocca fare, vabbè. Raga, quest'anno accontentiamo veramente tutti, Ce n'è per tutti i gusti. Vediamo un po'. Chi vuole l'impianto col giradischi? Ma scusa Luciano, ma lo chiedi pure con questo cappello? Manda tutto qui, vai, grazie. Babbo Natale, cioè mi raccomando, però per me un setup di quelli smart, che qui lo spazio è davvero poco, però verrà un bel video, poi lo vedrai qui sopra. Ehi, Babbo Natale, non ti devi scordare di me, che qua sta la mia sala d'ascolto, sta aspettando il tuo impianto e mi aspetto qualcosa di davvero importante che poi potrai vedere qui. Ho capito, dai. Mi tocca sequestrare un corriere per spedire tutta sta roba, Ma almeno avete fatto i bravi? Bravissimi! Oh cavo, guarda che casino, cavo. Ora, magari bravissimo non lo sono stato, caro Babbo Natale Luciano, ma il mio impianto ormai l'ho ricevuto e quindi prima me lo coccolo un po' e poi forse te lo rimando indietro. Ma momenti cringe a parte, partiamo subito con la ciccia dicendo che si tratta di un impianto richiesto a gran voce dalla community, da chi quindi ha commentato i precedenti video di Hi-Fi presenti qui sul canale. E cosa chiede la maggior parte di voi? Chiede un impianto base economico per partire ad ascoltare vinili o comunque migliorare uno o più componenti rispetto a quelli che già si posseggono. Perché per farvi qualche esempio basato su quello che ho letto in questi anni, c'è chi è partito con un giradischi a valigetta scrauso, poi si è appassionato al vinile e vuole fare un passo in avanti. C'è chi ha un paio di casse striminzite da PC e sente la necessità di qualcosa di più performante, o ancora c'è chi magari ha un vecchio amplificatore dello zio come questo alle mie spalle che sì funziona ma non sempre e ne vuole uno nuovo. Allo stesso tempo non vuole oltrepassare la soglia psicologica dei 1.000 euro, e allora vi vengo in aiuto io con questo video dicendovi che spenderete meno di 1.000 euro con questo setup giradischi, casse, amplificatore che suona dannatamente bene e quando lo metterete in funzione vi farà arrapare, per non essere troppo scurrili. Visto che siamo su vinilicamente, voglio partire dal giradischi, il TIAC TN280BT, che mi ha sorpreso nel rapporto qualità-prezzo e che ritengo uno dei migliori candidati ad essere il primo giradischi. Naturalmente ce ne sono anche altri validi per iniziare più che dignitosamente col vinile e ve li citerò come possibili alternative durante la mia analisi. Per quello che costa, il TN280BT suona, ha un design figo e ha anche il Bluetooth. Trazione a cinghia, piatto e braccio dritto sono in alluminio. Il braccio è dotato di sgancio rapido, testina Audio-Tecnica ATN 3600L premontata e allineata, quindi non dovrete fare altro che avvitare il portatestina al braccio, calibrarlo seguendo il manuale in italiano che è molto chiaro in ogni passaggio e sarete pronti. Sulla parte superiore abbiamo due selettori, uno per lo start-stop, l'altro per la velocità, che ci consente di scegliere tra 33 e 45 giri. Sul selettore start-stop c'è anche la spia per il Bluetooth. Come associare il giradischi a un altoparlante Bluetooth o a delle cuffie Bluetooth? Molto semplice, si avvia il pairing con questo tastino laterale e si accende l'altoparlante o la cuffia mettendo anche questi in modalità di associazione. Alexa, attiva Bluetooth. Ricerca in corso. Connessione a CSR Audio.
Alexa, disattiva Bluetooth. Vedete? Disconnessione da CSR Sì. Audio dongle Grazie, riuscita. grazie Alexa. Vedete, non c'è trucco, non c'è inganno, non ci sono cavi RCA collegati. Questo su essere smart è senza dubbio uno dei punti di forza del TIAC TN280BT ed è quindi perfetto per chi vuole una soluzione semplice, senza amplificatore, senza collegare cavi ai diffusori. Potrete suonare i vostri vinili semplicemente con un giradischi, questo, e un altoparlante o un paio di cuffie Bluetooth. Inoltre è dotato di preamplificatore integrato, quindi se preferite la configurazione classica che vedremo in questo video a 3 componenti con giradischi, amplificatore e diffusori, non dovrete acquistare un pezzo in più, cioè il prefono esterno. Il preamplificatore integrato del giradischi è particolarmente utile se il vostro amplificatore è sprovvisto dello stadiofono, quindi potrete collegare il giradischi a qualsiasi ingresso di linea dell'amplificatore che già possedete. La testina in dotazione ha uno stilo conico, quindi prettamente entry level, ma allo stesso tempo vi consente di riprodurre anche dischi un po' più vissuti, perché perdonerà maggiormente eventuali imperfezioni dei solchi. In una parola, suona! Se invece l'amplificatore non ce l'avete o quello che avete non vi soddisfa, un ottimo accompagnamento per far suonare il TIAC è rappresentato dalla AX A35 di Cambridge Audio, un marchio inglese che riesce a sfornare ottimi prodotti in ogni fascia di prezzo e proprio per questo negli ultimi anni sta riscuotendo grande successo anche da noi in Italia. La X A35 è un integrato che offre un design essenziale, lo vediamo, una solidità e una qualità costruttiva impressionanti per quello che costa. 35 watt per canale con a bordo tutto quello che possiamo chiedere a un amplificatore entry level. Nella parte frontale uscita cuffie per jack da 6,35 mm, sensore infrarossi per il telecomando, ingresso AUX per collegare a portata di mano un lettore MP3 o un lettore streaming, poi i tasti per selezionare la sorgente di ingresso che rispecchiano quello che troviamo dietro e che vedremo tra poco. Il tasto menu consente di regolare i toni alti e i bassi e il bilanciamento tra i due canali e infine c'è la manopola per la regolazione del volume. Nella parte posteriore, da sinistra verso destra, A1, A2 e A3 sono ingressi di linea RCA standard, fono indica appunto stadiofono per collegare il vostro giradischi con testina MM o MC ad alta uscita. Questa vite, denominata ground, serve per la messa a terra del vostro giradischi se ne è provvisto. A4 è un altro ingresso di linea dove potrete collegare, come per gli altri, un lettore CD o un lettore mini disc, se siete dei maledetti nerd nostalgici e ne avete ancora uno in funzione. Rack out serve a collegare l'amplificatore a un qualsiasi dispositivo analogico di registrazione, come ad esempio un registratore a cassetta. Questa connessione USB vi serve se volete alimentare un dispositivo di streaming o un adattatore Bluetooth. Attenzione però, perché non è un ingresso, quindi non consente di riprodurre l'audio direttamente sull'unità. Collegherete l'adattatore Bluetooth all'ampli tramite uno dei vari ingressi RCA che abbiamo visto. Infine, connettori per cavi di potenza e ingresso per cavo di alimentazione. Sui diffusori che dire? Beh, intanto vi devo dire, per darvi un'idea delle dimensioni e delle proporzioni, che io sono quasi in ginocchio qui nello studio, sono su un seggiolino da pescatore. E poi che dire?
che i D330 di Wharfedale sono casse semplicemente spettacolari. Nonostante questa colorazione non mi entusiasmi e caro Babbo Natale Luciano, lo sai che noi appassionati di hi-fi siamo dei rompicoglioni fuori scala, però per questa volta ti perdono solo perché mi hai detto che ne stai vendendo a pacchi, però almeno potevi mandarmele nere, che guarda qua, se non stanno bene su tutto, e queste sono foto di un tuo cliente, quindi la bocca della verità. Costruttivamente e tecnicamente si tratta di diffusori alti 96 cm, compresa la base, larghi 20 e profondi 34, tenendo conto anche dei connettori posteriori. Peso 19 kg ciascuno. I D330 sono diffusori a 2 vie e mezzo con canale per bass reflex posto nella parte inferiore della cassa, quindi non è visibile se non rimuovendo la base integrata. Tweeter a cupola da 25 mm, mid-range per le frequenze medie in Kevlar da 130 mm e woofer per le frequenze basse sempre in Kevlar da 130 mm. Design, lo vedete, stiloso ma di sostanza, con linee arrotondate e base integrata con punte in acciaio che impreziosisce il look e testimonia l'attenzione ai dettagli. Naturalmente la base integrata non è attaccata direttamente al cabinet, ma c'è un po' di luce per far sfogare il bass reflex. Connettori per cavi di potenza placcati in oro e possibilità di effettuare B-wiring con cavi spellati, banane o forcelle. La pasta sonora è quella tipica del marchio, con un sound corposo e rotondo, mellifluo, bassoso al punto giusto, concedetemi questo neologismo. Il basso si sente ma non predomina sulle altre frequenze e per un diffusore a torre vi assicuro che non è così scontato, perché di solito tendono ad essere più asciutti e impersonali anche in prodotti dal costo più importante. In conclusione, arriviamo ai punti forti e punti deboli di questo setup e alle sue possibili alternative. Sull'amplificatore e i diffusori non riesco a trovare particolari difetti anche impegnandomi, sono semplicemente eccezionali nel loro rapporto qualità-prezzo, soprattutto queste. Qualcuno forse avrà da ridire sulla potenza del Cambridge Audio, 35 watt per canale, ma per ambienti medio-piccoli è semplicemente perfetto, è la morte sua, è robusto, ha tutto quello che gli serve, ha un feeling tattile strepitoso per quello che costa e si bilancia alla perfezione con le D330 perché unisce il tipico timbro caldo dei diffusori Wharfedale alla tipica scena pulita disegnata dalle amplificazioni Cambridge Audio. È un matrimonio perfetto e davvero in questi casi dobbiamo acquistare questi prodotti il prima possibile in silenzio, facendo anche i vaghi. Sì, Luciano, vabbè, vai, dammi questi, ma solo perché mi fido, solo perché sei te. Mentre sotto sotto ci sfreghiamo le mani e ci lecchiamo i baffi perché, lo ribadisco, il rapporto qualità-prezzo è strepitoso. Punti deboli. Come vi ho appena detto, per ampli e casse dormiamo sonni tranquilli, non sentiremo nemmeno la sveglia. Anche il rapporto qualità-prezzo del TIAC per quello che offre è assolutamente invidiabile, ma la soddisfazione al tatto in alcune parti risente della plastica scelta per ridurre i costi. Mi riferisco alla parte inferiore, che comunque vedremo e toccheremo solo la prima volta che lo installiamo, e alla base del braccio, che è un po' cheap. Mi piacciono i piedini in silicone morbido, ma non sono regolabili e le cerniere integrate, anche se perfettamente funzionanti, rimangono a vista quando togliamo il coperchio antipolvere. Ci tengo a evidenziare questi aspetti perché è doveroso farlo, ma in definitiva non influiscono sul mio giudizio complessivo su un giradischi che per quello che costa suona, ha un design figo e la connettività Bluetooth. Possibili alternative spendendo un pochino di più.
C'è la versione Bluetooth dell'intramontabile 120X di Audio-Technica, il T1BT di Project e per rimanere in casa TIAC c'è il TN3B-A che rispetto a questo perde la connettività Bluetooth ma guadagna una qualità costruttiva decisamente superiore e una testina migliore. Per i primi due che vi ho citato trovate anche i video approfonditi qui sul canale nella playlist Vinilicamente Hi-Fi. Se anziché il giradischi cercate un lettore CD perché il vostro ascolto si basa prevalentemente su questo formato, per rimanere sotto i 1000 euro, quindi con questi diffusori e con questo amplificatore, non posso che indirizzarvi su AX-C25 e AX-C35, sempre di Cambridge Audio. Sui diffusori vi offro alternative basate su precise esigenze logistiche, quindi magari qualcuno che non ha lo spazio per inserire all'interno della propria casa una torre di queste dimensioni, oppure magari ha una compagna che semplicemente con una torre di queste dimensioni vola lui e la torre fuori dalla finestra, quindi si va sul classico diffusore a scaffale, quindi un modello più contenuto. Ci sono appunto le classicissime B6.2 di ELAC che stanno bene su tutto e le abbiamo viste qui, oppure per rimanere su questo marchio e su questa serie vi segnalo le Wharfedale D320 che hanno un prezzo ancora più invitante. Insomma, se mi seguite da un po' già lo saprete. Se mi scoprite con questo video, intanto iscrivetevi e poi imparerete a conoscermi. Io mi entusiasmo sia per il componente da 4.000 euro, come avete visto per il mio giradischi dei sogni, sia per il componente da 300 euro. E a entusiasmarmi è soprattutto il concetto che sta alla base, ossia l'hi-fi per tutti. Perché non è vero che l'hi-fi è solo per ricchi, esistono invece varie fasce di prezzo che consentono a tantissimi appassionati di costruirsi il proprio impianto ideale in base ai soldi che possono spendere. Il setup che vi ho presentato in questo video rientra proprio in queste caratteristiche, quindi affrettatevi a chiamare Luciano perché prevedo linee bollenti come per i fagioli dell'indimenticabile Carrà. E poi c'è una promozione esclusiva per la community di Vinilicamente. Chi acquisterà il setup completo riceverà in omaggio una coppia di cavi di potenza di buona qualità e poi una spazzolina in fibra di carbonio per pulire i vostri vinili molto tattica e una ancora più tattica spazzolina per lo stilo della testina. Quindi tutti accessori indispensabili per il vostro ascolto e che Hi-Fi di Prinzio offre in esclusiva a tutti voi che lo contatterete dicendo che arrivate da questo video. Potrà sembrarvi banale, ma non me ne frega niente, ve lo voglio dire lo stesso. Sarò veramente felice per chi tra di voi vorrà seguire i miei consigli su questo setup o sulle sue alternative, perché sono sicuro che rimarrà entusiasta e con una spesa abbordabile riuscirà ad entrare a testa alta nel magico mondo dell'hi-fi. E allora è proprio il caso di salutarvi col mio classico a presto e buoni ascolti. E via con Maurizio Brunot e il suo disco molto interessante.